verso sud-ovest, ma fino al giorno prima le intenzioni erano di andare verso sud-est, nella penisola balcanica. A farci cambiare idea sono state temperature basse e pioggia persistente, a differenza di Francia e Spagna, dove le previsioni erano molto più favorevoli ad un viaggio in moto. Fatto un itinerario in base al tempo disponibile, ci è voluto poco a cambiare il programma, ma con la certezza che la penisola balcanica sarà un viaggio da fare al più presto. Per non perdere le prossime avventure, cliccate il tasto iscriviti qui sotto, perché ne vedrete delle belle. La prima tappa di 547 km è stata per arrivare ad Avignone e nel tragitto abbiamo visitato Ezza, un piccolo e pittoresco villaggio arroccato su un territorio scosceso con una bella vista sulla Costa Azzurra. Dopo qualche chilometro ci fermiamo a Les Baux-de-Provence, un altro piccolo comune nel dipartimento delle Bocche del Rodano in Provenza. In serata arriviamo ad Avignone, la città dei Papi. Lo è stata fino al 1309 e a testimonianza di questo passato rimane l'imponente Palazzo dei Papi nel centro della città. Il mattino seguente partiamo per Carcassonne, una tappa di 265 km e una pausa la facciamo ad Aigues-Mortes, vero gioiello completamente racchiuso dalle mura e circondato da saline e zone palustri, al confine con la Camargue. Dici che non si può parcheggiare qui? Non lo so. Siamo che sposi là in fondo. Prima che faccia buio arriviamo nella città di Carcassonne. Parcheggiate le moto, visitiamo questo luogo famoso per la cité, una cittadella racchiusa da mura a doppia cinta e caratterizzata da numerose torri. Situato all'interno della città troviamo Château Cantal, un castello del XII secolo, e per chi volesse c'è la possibilità di fare un tour dei bastioni interni. Dopo Carcassonne, la prima sosta in territorio spagnolo la facciamo a Peratallada, Carcassonne-Barcellona, 347 km. €1,67. Meno che da noi. Anche in Francia costava 1,90, 1,95, 1,95. E che qui siamo su un autogrill, se andassi fuori la paghi meno. Peratallada, un piccolo borgo costruito interamente in pietre scolpite, è noto per il suo castello e la sua chiesa del XIII secolo, ma lo è pure per aver ospitato il set di Robin Hood nel 1991. Visti i tempi ristretti, a Barcellona abbiamo solo pernottato e il mattino seguente siamo ripartiti per Saragozza, con una distanza di 307 km.
Un momento di panico lo abbiamo avuto quando per un soffio non infilzavo il mio drone a mo' di spiedino sul campanile della chiesa. Saragozza, capoluogo dell'Aragona, affacciata sul fiume Ebro, è famosa per la sua basilica barocca di Nuestra Senora de Pilar nel 1681 e per il ponte di pietra del 1400. Quinta tappa di 443 km da Saragozza a Tolosa. Un tavolino in montagna. Quando c'è un bar. Sì, sì. Adesso prendiamo un caffè. Sì, un parco qualcosa. In questo tratto ammiriamo i Pirenei e vista l'ora di pranzo, questa volta scegliamo un luogo tranquillo per fermarci. Quello del pane là? Quello dell'altro giorno. È ancora morto, l'ultima. Sono fermato perché mi guardava. Come nella tornata. Un carro di È vero. sono animali, Sì, sì. Sesta tappa, con 548 km, la facciamo nella città di Lione. Per raggiungere la città attraversiamo molti parchi naturali, dove risiedono molti allevamenti. Invece quello là, io della confluenza, arrivo di 2 km con una specie di astronave. Lione, seconda città dopo la capitale come densità di popolazione, sorge alla confluenza della Saona con il Rodano. L'ultimo tragitto, per tornare a casa, lo abbiamo fatto passando dal Colle del Moncenisio, con una distanza di 400 km.